Faber-Castell Sparkle Ocean è una edizione speciale, via questo che non ci interessa più. Non posso parlare che bene di Faber-Castell, delle sue penne stilografiche. Parliamo di quelle economiche perché ce ne sono anche di molto molto costose. Ammetto che lì per lì mi sembrava di acquistare la penna di Malgioglio, così puntinata, così un po' appariscente, e tutto sommato non è forse quella che ruberei dalla vetrina. Però se devo guardare a come scrive, scrive davvero bene. E poi ci sono i gusti soggettivi, quindi con questo non voglio dire che non sia bella, ma non è, come ripeto, quella che mi porterei a casa fra tutte. Trovo più sobria, più vicina ai miei gusti, per esempio la Loom, anche se effettivamente si sposta un pochettino dal prezzo, perché qui abbiamo una penna che costa all'incirca 20 euro. Non è pretenziosa se non per questo filare di puntini di questi brillantini quasi, oserei dire, però c'è tutta la qualità che poi ritroviamo nella scrittura. Questa è la versione Ocean. Abbiamo il logo e il nome Faber-Castell qui sopra, una clip in metallo che fa anche bene il suo lavoro, non è troppo rigida, si calza bene, è abbastanza smussata per non impicciarsi. L'impugnatura è un'impugnatura in gomma, ma non aspettatevi una gomma di quelle antiscivolo come per esempio quella della Laminex che ho provato proprio poco fa. È una gomma un pochettino più ruvida, meno disponibile al grip, la trovo più vicina a quella della Schneider, ma non, ripeto, come quella della Lamy. Il caricamento avviene con una cartuccia di tipo internazionale, in questo caso è una Faber-Castell, il Blue Royal. La penna è semplice, come vedete, anche l'innesto ha la filettatura in plastica, lo stesso per il fusto, si chiude bene, però il cappuccio è ad incastro, insomma semplice, quindi deve scrivere bene, per forza, assolutamente sì, tutto dipende da questo pennino qua, un pennino che mi sorprende perché è vero, lo abbiamo detto, che è una penna economica, ma scrive davvero molto bene. E allora lo metto subito alla prova. Questa è la versione Ocean. Mi viene quasi difficile descrivervi il pennino perché è vero che il prezzo è quello di una penna economica, ma è un pennino molto... risponde davvero bene. Guardate, basta tenersi leggeri e scrive leggero, ma appena dando quel di più di pressione, quindi andiamola a cercare in maniera volontaria senza forzare troppo, ecco che riesce a prendere un pochettino di corpo anche il mio carattere, e quindi diventa un pochettino più espressivo, un pochettino più anche divertente. Poi non nascondiamoci che questo è un bell'inchiostro, quindi fa anche lui la sua bella figura. Il flusso è giusto, è giusto.
Questo trovo assolutamente corretto, non è abbondante, non è risicato, e questo vi consente anche di metterlo alla prova su una carta un pochettino più ruvida come questa e di sentire il pennino che scorre, ma di avere per esempio quell'agio in più quando si scrive su una carta liscia. Un pennino arrotondato, è vero, quindi non è difficile da utilizzare, un pennino che si rivela effettivamente piacevole nel suo utilizzo, perché risponde bene. Il flusso mi piace anche come viene messo sulla carta, però è anche vero che ci troviamo a che fare con un bell'inchiostro. Suggerisco, per chi ha da scrivere parecchio, chi la usa proprio per appuntare, per andare dietro ad una relazione, un inchiostro invece che sia un pochettino più scorrevole, perché questo, ve l'ho detto, crea un flusso per me corretto, ma per qualcuno potrebbe essere anche tendenzialmente un po' magro. La penna è leggerissima, si manovra benissimo perché, come vedete, calza bene per via dell'impugnatura, ma soprattutto è plastica e quindi non c'è peso. Mi piace meno col cappuccio calzato, perché? Perché innanzitutto si allunga parecchio, qui siamo veramente nell'ambito dei gusti personali, e anche toglie un pochettino quell'equilibrio che invece mi piace avere su questa penna. Quello che un pochettino riconosco a tutte queste penne che hanno, vedete, degli incavi qui per alloggiare le dita, che non la vincolano, per carità, però insomma in un certo senso fanno accomodare le dita, quello che tolgono un pochettino, che cosa? La possibilità di utilizzarla anche impugnata un pochettino più in alto piuttosto che in basso, e quindi ecco, siamo già, mi è un po', non è così naturale, perché si sente lo scalino, perché cambia il grip, quindi il dito si trova, il polpastrello, a metà strada fra l'una e l'altra finitura. Insomma, va usata come una penna stilografica, diciamo, convenzionale, ecco, senza andare alla ricerca di chissà che cosa. L'impugnatura è questa, e quindi una volta che abbiamo trovato l'accomodamento la usiamo così. Questa è una penna che secondo me si candida assolutamente per la serie invito alla scrittura, anche se 20 euro o 19, quello che potete trovarla, la mette anche in concorrenza con tante altre penne che sono appetibili. Qui la differenza, secondo me, al di là dell'estetica, che possiamo insomma andarla a cercare anche con diversi tipi di colore, oppure anche andare a cercare la versione grip, quella non special edition, la differenza la fa il pennino, che è un pennino bello, secondo me. Non è il pennino totalmente arrotondato che toglie qualsiasi gusto nella scrittura, ma è un pennino e vi fa sentire quello che succede tra l'inchiostro, la carta e il pennino. Anche questa penna la trovate da Gold Pen, potete utilizzare il codice sconto o comunque scrivere nell'ordine di acquisto Marco Chiari